La regola d'oro numero 3 per imparare qualsiasi lingua è la costanza. La costanza, ragazzi, è fondamentale, è una delle cose più importanti se vogliamo imparare una lingua straniera con successo. Qualche anno fa Barber e Krashen hanno introdotto il concetto di din in head, ovvero rumore in testa, potremmo tradurlo in italiano. E sostanzialmente quello che volevano dire con questo termine è che se noi siamo costanti durante il nostro processo di apprendimento, quindi studiamo almeno un po' tutti i giorni, ogni singolo giorno, ci ritroveremo ad avere delle frasi nella testa, nella lingua che stiamo studiando. Questo mi è successo proprio qualche giorno fa studiando sloveno mentre stavo facendo la doccia. È la stessa cosa che capita anche quando vogliamo comprare una macchina nuova. Ad esempio, io qualche anno fa avevo deciso di comprare una Polo e nel momento in cui ho deciso compro una Polo, chiunque in città attorno a me aveva una Polo. Continuavo a vedere Polo dappertutto. Questo perché il mio cervello si era focalizzato sull'idea di comprare una Polo e stava attento a tutte le Polo che c'erano in città. È esattamente la stessa cosa con le lingue. Se ci esponiamo tutti i giorni alla lingua, genereremo questo effetto che ci aiuta tantissimo ad imparare. In realtà c'è anche un altro motivo per cui è bene studiare tutti i giorni, ma ne parleremo di più avanti nel video sulla ripetizione, che è la regola numero 4. Come possiamo fare per restare costanti però durante l'apprendimento di una lingua? In generale, fare quello che io chiamo tracking, quindi avere un calendario e ogni giorno spuntare in qualche modo la casellina e dire oggi ho studiato, oggi ho studiato, oggi ho studiato, funziona molto in termini di motivazione. Ecco perché ad esempio applicazioni come Duolingo fanno sì che si generi una striscia positiva, diciamo, di giorni di studio della lingua. Questo aiuta le persone a restare motivate a usare l'applicazione. È la stessa cosa, io lo faccio o in modo cartaceo o ci sono tante applicazioni che uno può scaricare sul telefono chiamate habit tracking. Ho fatto un video tra l'altro in cui ti racconto come usare questo tipo di applicazioni anche per studiare le lingue. Dategli un occhio, io le uso sempre per avere un'idea di dove sto andando. Un altro modo per restare costante, restare quindi motivato nello studio della lingua, è quello di scrivere su un foglio perché stiamo studiando la lingua. Il perché può cambiare con il corso del tempo. Posso iniziare a studiare una lingua per un motivo e poi dopo qualche mese o anche dopo un anno il mio perché diventa un altro. Benissimo, lo aggiorno sul mio foglio. Però io la mattina mi sveglio, leggo il mio foglio che ho sulla mia scrivania e mi ricordo, sto studiando per questo motivo. Sto studiando ad esempio perché vorrei andare a fare un viaggio in Argentina, se sto studiando lo spagnolo, ad esempio. E allora me lo ricorderò tutti i giorni e dirò dai, mettiamoci qua, facciamo anche oggi 10 minuti, 20 minuti di studio. Come anticipato, ragazzi, la regola numero 4 è la ripetizione. Perché ripetere il materiale è così importante? Lo vediamo nel prossimo video. Ciao!